Ciao a tutti, come potete vedere sono all'autodromo di Franciacorta e alle mie spalle ci sono due bellissime moto. Si tratta di due Yamaha R1 2018 con delle differenze sostanziali. Una ci è stata data in prestito dalla Riding School di Pedersoli ed è una moto interamente stradale come si compra dal concessionario. L'altra invece è la moto del team Tecnica Moto preparata da gara. In questo video voglio confrontare queste due moto per analizzare quali sono le differenze tra una moto stradale e una moto da corsa. Ok, innanzitutto chiariamo che cosa intendiamo con moto stradale e moto da pista. Per moto stradale intendiamo una moto così come la compriamo dal concessionario. Per moto da pista invece si intende una moto stradale che viene presa e modificata per l'uso in pista. Quindi per l'uso in pista vengono utilizzati anche dei componenti che non sono omologati per la strada. Ecco, la cosa importante da notare è che le modifiche che si possono da fare sono infinite. Quindi non esiste un tipo di moto da pista, ma ogni moto da pista è differente. Ora, per questo video prenderò come esempio la moto con cui corro io, all'interno del trofeo Moto Estate nella categoria Race Attack 1000. Più precisamente si tratta di una Yamaha R1 2018 con circa 10.000 euro d'allestimenti. Elencherò le modifiche in ordine di importanza, quindi partirò da quelle più comuni fino ad arrivare a quelle meno comuni e lascerò perdere il discorso gomme, che non sono un componente della moto ma si cambiano in continuazione. Ecco, io credo che tante modifiche che pensavate foste comuni, vi renderete conto che la moto con cui corro io neanche ce le ha. La prima cosa da modificare è la posizione di guida. Nella guida in pista si fa una fatica della Madonna, lo sforzo immenso, e quindi è fondamentale che il pilota sia comodo e abbia il totale controllo del mezzo. E dato che ogni pilota è diverso, perché si va dal 1,58 m di Dani Pedrosa al 1,83 m di Valentino Rossi, il team deve poter modificare la moto e adattarla al pilota. Per questo motivo vengono tolte le pedane originali e vengono messe delle pedane racing dotate di tantissime regolazioni. In questo modo ogni pilota può adattare la posizione delle pedane per star comodo con le gambe. Sulla nostra moto utilizziamo le pedane SCM, che sono prodotti racing di alta gamma, e SCM tra l'altro è un partner tecnico del team. E queste pedane tra l'altro, come potete vedere, hanno un tampone in plastica che serve per evitare che in caso di caduta la pedana si limi sull'asfalto diventando affilata e tagliente e potendo far male a qualcuno, e soprattutto evitano anche che la pedana scavi i solchi nell'asfalto quando si cade, rovinando il tracciato. Viene poi modificata anche la sella, adattandola sul pilota. Ad esempio io, che sono alto 1,84 m, ne uso una molto alta per poter alzare il sedere e distendere l'angolo del ginocchio, perché più hai le gambe compresse più fai fatica. Un'altra cosa fondamentale che tanti non conoscono riguarda i semimanubri. Ora guardate la differenza tra la moto stradale e la moto da corsa. Vedete? I semimanubri stradali sono molto più chiusi, mentre quelli da pista sono molto più aperti. Perché questo? Perché quando si guida in pista, come dicevo prima, si fa una fatica della Madonna. Quindi se si guida su una moto con i semimanubri chiusi, quando si va a frenare si fa fatica a scaricare il peso sulle braccia. Mentre invece se si ha dei semimanubri più aperti si può fare molta forza sui semimanubri. Inoltre dei semimanubri più aperti rendono più agile la guida, perché rendono più facile spingere sui semimanubri quando si va giù in piega o quando si fa un cambio di direzione. Inoltre, più si aprono i semimanubri, più si può andare avanti col corpo, più si sta più comodi sulla moto. Quindi per un discorso di comodità e di prestazioni, in pista si tende ad aprire tanto i semimanubri. Ora, i semimanubri stradali, oltre al fatto che molti di essi hanno un blocco che non permette di aprirli, questo per questioni di sicurezza nella guida in strada, hanno anche il problema che non consentono di montare pulsantiere, accessori, quindi vengono tolti e sostituiti con semimanubri racing, che oltre a essere estremamente regolabili, permettono l'installazione di tanti componenti aggiuntivi e soprattutto in caso di caduta, quando si rompono, possono essere sostituiti velocemente. Spesso inoltre vengono anche installate delle pulsantiere che permettono al pilota di cambiare i settaggi della moto mentre si sta guidando. La chiave inoltre viene rimossa, questo perché in pista non serve e soprattutto si vuole evitare di arrivare il giorno della gara che non si può fare la gara perché si è dimenticata a casa la chiave. Vengono poi anche cambiate le leve, mettendo delle leve racing con molte più regolazioni, e alcuni, come ad esempio io, montano anche il comando remoto della leva del freno. In pratica sul semimanubrio sinistro hai una rotellina che ti permette di avvicinare o allungare la leva del freno per modificare la leva mentre si sta guidando. Nelle moto da gara inoltre è obbligatorio il paraleva del freno, che serve a evitare che in caso di contatto con un altro pilota venga pinzata inavvertitamente la leva del freno e ci si ribalti in avanti. Viene poi montato anche il gas rapido. Allora, in pratica in pista si fa sempre a manetta, quindi il pilota deve continuamente fare questo movimento con l'acceleratore. Quindi è fondamentale poter accelerare rapidamente. Per questo motivo viene modificato il comando dell'acceleratore in modo tale che si passi da questa situazione qui, stradale, a
Questa situazione qui, racing. In sostanza, per dare il 100% di gas si deve fare un movimento molto più piccolo. Questo naturalmente non viene utilizzato in strada, perché in strada bisogna andare piano con una guida dolce, e se metti il gas rapido, appena apri il gas ti metti la moto per cappello. Inoltre, se la moto non ce l'ha di serie, in pista viene montato anche il cambio elettronico. Il cambio elettronico serve a far sì che quando si è con l'acceleratore al 100% si possa cambiare le marce senza utilizzare la frizione. Alcuni poi montano anche il blipper, che serve per scalare le marce senza frizione. Infine, alcuni modificano anche il serbatoio in modo da poter restare più indietro col sedere e avere una posizione di guida più efficiente. Ecco, le carene stradali costano un botto e oltre a ciò hanno tutta una serie di cose che in pista non servono, quali bauletti, specchietti, frecce, portatarga. Per questo motivo le carene stradali vengono sostituite con delle carene da pista, che sono o in vetroresina o in carbonio, che sono prive di tutte quelle cose che in pista non servono. Il risultato è che sono più leggere e soprattutto quando si cade non si vanno a rompere tutte quelle componenti stradali che costano un botto. E poi il pilota se le vernicia come gli pare. Inoltre ricordatevi questa regola d'oro che in pista vale sempre: più il veicolo è leggero, più va forte. Quindi per la pista si cerca sempre di togliere più peso possibile. Quindi si vanno a rimuovere tutte quelle componenti inutili, come dicevo specchietti, fari, ma anche tutti i cablaggi che non servono. E tra tutto questo, ad esempio, sulla mia moto sono stati tolti quasi 20 kg di roba inutile. Inoltre, specialmente sulle moto da corsa, dove sono obbligatori per regolamento, vengono installati anche i copricarter, che servono a proteggere i carter. Ora, i carter sono quei coperchi che coprono la frizione, lo statore. I copricarter servono a far sì che quando si cade i carter non si rompano e quindi non venga sparso dell'olio in pista. Anche a questo ci pensa SCM, che come dicevo è partner tecnico del team, e che ci ha fornito tutti i copricarter e anche il tappo del serbatoio. Si cambia anche il tappo del serbatoio perché non avendo più la chiave non si potrebbe aprire. In realtà il discorso freni va specificato bene. Quello che è fondamentale cambiare quando si va in pista sono i tubi dei freni. Questo perché i tubi stradali in genere sono in gomma, che è morbida. Quindi quando si guida in pista e si fanno delle frenate fortissime, questa gomma tende a dilatarsi, quindi la frenata diventa lunga e spugnosa. Per questo motivo si sostituiscono i tubi in gomma con dei tubi in treccia, che sono dei tubi con una trama metallica che sono molto più rigidi e molto più resistenti. Per quanto riguarda i freni, invece, questo dipende dalle moto. Ad esempio, noi sulla R1 utilizziamo i freni di serie, che sono già dei freni molto performanti. L'unica cosa che è stata cambiata sono le pastiglie, quindi sono state messe delle pastiglie racing. Quindi in genere sono pochi quelli che cambiano l'impianto frenante, anche perché molti campionati impongono l'utilizzo dei freni di serie. In pista si utilizzano delle catene racing studiate esclusivamente per la pista. Sono delle catene più leggere, più resistenti alle sollecitazioni che si danno in pista e soprattutto sono delle catene che permettono di guadagnare potenza. Queste catene durano meno di quelle stradali, per questo motivo vengono utilizzate soltanto in pista. Inoltre queste catene hanno un passo, ovvero la distanza tra i vari buchi, più piccolo rispetto a quello stradale. Quindi quando si mette la catena da pista bisogna cambiare anche la corona e il pignone. In pista una cosa fondamentale che molti non fanno è togliere il liquido antigelo del radiatore e sostituirlo con normalissima acqua. Questo perché il liquido antigelo è molto scivoloso, quindi in caso di rottura del radiatore si spargerebbe di liquido la pista e tutti quelli dietro finirebbero per terra. Inoltre, per quanto riguarda invece l'olio del motore, in pista si utilizzano degli oli più performanti e studiati proprio per le corse. Le moto stradali hanno tantissime limitazioni dovuti a consumi, emissioni, normative, rumore, che sono fondamentali su strada ma che in pista fanno perdere tantissima potenza. Quindi in pista viene sostituito l'impianto di scarico con uno racing che è molto più libero e molto più aperto. Noi ad esempio utilizziamo SC Project. Il risultato è che con uno scarico racing la moto è molto più pronta e molto più potente. E naturalmente fa un sound meraviglioso. Inoltre spesso gli impianti di scarico da pista sono più leggeri di quelli stradali. Una delle cose fondamentali nelle moto da pista sono le sospensioni. Ora, le sospensioni stradali, se utilizzate in pista, hanno due grossi problemi. Il primo è che sono studiate per la strada, quindi progettate per far fronte a dossi, buche. Quindi queste sospensioni in alcune fasi della guida in pista non si comportano perfettamente.
Il secondo è che hanno molte meno regolazioni rispetto alle sospensioni da pista e spesso rendono difficoltose le operazioni di smontaggio, revisione, cambio delle molle, che in pista vengono fatte in continuazione durante tutto il giorno. Per questo motivo in pista vengono montate delle sospensioni racing studiate apposta per la pista. Ad esempio noi sulla nostra utilizziamo al posteriore le Öhlins TTX e all'anteriore le Öhlins Nix 30. In pista, specialmente per chi fa gare e specialmente per chi corre con i 1000, l'elettronica ha un ruolo fondamentale, quindi è molto importante poterla regolare nel migliore dei modi. Le moto di serie hanno delle regolazioni di base che vanno benissimo per l'amatore che vuole divertirsi, ma per chi vuole competere a certi livelli sono molto limitate. Per questo motivo nelle moto da gara spesso viene modificata la centralina e l'elettronica. Ad esempio nella nostra moto è installato il kit YAC. Inoltre è stato installato il cruscotto della I2M. Ecco, quello che vedete non è un semplice cruscotto che fa vedere le marce, i tempi sul giro, i giri del motore, ma è anche un acquisitore di dati. Quel cruscotto in pratica registra tutti i dati della moto grazie a una serie di sensori che sono sparsi un po' dappertutto, in modo tale che il team possa poi analizzarli e capire come migliorare il setup o come migliorare la guida del pilota e andare a correggere eventuali errori di guida. Specialmente nelle gare di alto livello si modifica il motore per avere più potenza, ovviamente entro i limiti che il regolamento impone. Ecco, noi sulla nostra R1 abbiamo un motore completamente originale, quindi non è stato modificato nulla. Tutta la potenza che abbiamo in più è data semplicemente da centralina e scarico. Questo perché già così quella moto ha 190 cavalli alla ruota, che nelle piste piccole in cui corriamo basta e avanza, non serve più potenza. Ora, questo dipende un po' dalle moto. Le moto di ultima generazione hanno delle frizioni eccezionali già di serie. Le moto più vecchie invece hanno delle frizioni un po' meno performanti. E spesso sulle moto da gara vengono installate le frizioni antisaltellamento. In pratica sono delle frizioni che quando esageri nelle scalate di marce, quindi scali troppo in fretta, evitano che la ruota posteriore si blocchi ed evitano che inizi a saltellare. E vi sono addirittura delle frizioni in cui puoi fare sesta prima, mollare di colpo la frizione e la ruota posteriore non blocca, non fai fuorigiri, non sbielli, ma gestisce tutta la frizione. Ora, i cerchi quando ruotano creano il cosiddetto effetto giroscopico. È un argomento molto complesso, ma in pratica più si va veloce, più i cerchi stabilizzano la moto. Il problema è che questa stabilizzazione rende la moto molto macchinosa e lenta da spostare. Più i cerchi sono pesanti, più questa stabilizzazione è forte. In pratica, se sono dritto ai 300 all'ora e i cerchi sono molto pesanti, la moto è molto stabile, ma proprio perché è stabile farò una fatica immensa a portarla giù in piega. Quindi più i cerchi sono leggeri, più la moto diventa agile e veloce. Diciamo che i cerchi di serie già oggi sono molto leggeri, quindi noi ad esempio sulla R1 utilizziamo dei cerchi di serie. Infine, alcuni modificano anche il radiatore mettendone uno maggiorato che permette al motore di raffreddare in maniera più efficiente. Noi invece utilizziamo quello di serie. Bene, questo è tutto, spero che questo confronto tra moto stradale e moto da corsa vi sia piaciuto. Tra l'altro, quando sono stato a Misano per la Superbike ho anche avuto modo di farmi spiegare come è fatta la R1 Superbike. Quindi nel video di Misano troverete uno speciale in cui confronteremo la R1 Superbike e la mia R1 da gara. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao ciao!